Buongiorno e benvenuti a tutti. Ringrazio tutti i partecipanti a questo ottavo webinar organizzato da Movendo Technology in collaborazione con Reattiva. Dopo il grande successo dei nostri webinar dei mesi scorsi, abbiamo deciso di proporre nuovamente un approfondimento sul Performance Index. E a questo proposito vorrei ringraziare la dottoressa Domitilla Zolezzi e il dottor Federico Zunino che oggi ci parleranno di Performance Index all'interno del pacchetto Reload di Reattiva. Al termine della presentazione apriremo una sessione di domande e in questa occasione potrete parlare direttamente con i nostri esperti clinici e anche con un product specialist di Movendo su tutte le curiosità su Ionova e i nostri indici. Per farlo dovrete cliccare la freccia rossa in alto per aprire il pannello di controllo e sotto troverete una serie di funzioni, tra cui il simbolo a forma di mano per chiedere di prendere parola. Ora passo la parola alla dottoressa Domitilla Zolezzi. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Domitilla Zolezzi e rappresento il centro Reattiva, una realtà in effetti presente da tanti anni sul territorio. Ci occupiamo di riabilitazione e da alcuni anni, direi almeno 4-5, una grande collaborazione col gruppo Movendo. Per noi è sempre stato un motivo di grande crescita e questa condivisione che con loro abbiamo portato avanti in questi anni. Ormai devo dire che Unova fa parte della nostra struttura, del nostro metodo, e la utilizziamo quotidianamente ed è una realtà, una tecnologia della quale non saremmo più in grado di poterne fare a meno. Con moltissimo piacere iniziamo a presentare quello che è stato un nostro studio che è nato proprio nel periodo del lockdown, e in questo momento sto facendo scorrere alcune immagini che più o meno ci rappresentano chi non ci conosce. E appunto siamo una startup, lo fumo veramente 23 anni fa, perché non esisteva una realtà come la nostra sul territorio, e fu il primo centro di riabilitazione con una palestra funzionale. E in questi anni abbiamo visitato e valutato veramente tantissimi pazienti. Possiamo dire di essere specializzati nell'ambito della riabilitazione degli atleti professionisti o amatoriali e tantissima patologia di colonna. Il nostro obiettivo è sempre stato quello non di avere tutta la tecnologia ma la migliore, e elaborare ormai un nostro modello che è diventato anche un modello ripetibile, che si basa su delle fondamenta importanti, e la prima fra tutte è quella sempre stata di dare un prodotto di valore, cioè la nostra offerta si basa proprio su un valore, sulla qualità, quindi con professionisti altamente qualificati, una tecnologia d'avanguardia che manteniamo senza perdere un colpo. Questa è una parte del nostro staff. Abbiamo uno staff formato da fisioterapisti, laureati in scienze motorie e osteopati, uno staff medico e con all'interno appunto un'area medica dedicata con professionisti che esercitano la loro attività di supporto al nostro metodo, senza il quale ovviamente sarebbe soltanto una parte della nostra professionalità, con un'area medica ben dedicata, importantissima, dedicata alla diagnostica per immagine, con figure come il fisiatra, gli ortopedici, tanti, e anche la figura di il nutrizionista, il posturologo, e il medico anche dello sport, con un'area appunto medica ben importante e dedicata, un'area riabilitativa altrettanto dedicata, formata appunto dalle 3 figure professionali. Queste 2 aree, se non lavorassero in sinergia come stanno facendo, non si potrebbe mai pensare di dare un prodotto vero di qualità. Le competenze di ognuno di noi sono fondamentali, ma è proprio la sinergia e l'incontro di queste 2 aree che rende forte il nostro prodotto. Quello che abbiamo detto appunto che si tratta di un modello ripetibile, perché
proprio che la professionalità che in ognuno di noi è sempre stata richiesta, io per prima ho sempre richiesto a me stessa, è stato quello di lavorare moltissimo sulla qualificazione, sulla professionalità. Non si finisce mai di imparare, siamo sempre pronti a fare corsi di aggiornamento e di condividere quello che ognuno di noi acquisisce dai vari corsi di formazione. Nel mondo sportivo stiamo parlando di un modello che è stato adattato partendo sicuramente da quello che è stato il lavoro con i professionisti di altissimo livello, che ha fatto fare un salto di qualità al gruppo Reattiva. È chiaro che un atleta professionista ha delle esigenze diverse rispetto a un atleta amatoriale, però quello che è sempre stata la nostra forza è di adattare tutta la nostra professionalità, sia che si tratti di un atleta professionista o di un atleta amatoriale. L'atleta professionista spende con noi un momento riabilitativo anche 6 ore al giorno, l'atleta amatoriale magari un pochino meno, ma il modello è sempre e comunque lo stesso. Scusate. Ok, il nostro protocollo di valutazione prevede una varia batteria di test, uno screening iniziale con una valutazione osteopatico-fisioterapica e una valutazione funzionale attraverso appunto gli FMS test, UNOVA attraverso il Performance Index, isocinetico, RSQ1. Cosa è successo? Che il nostro modello durante il periodo del post-lockdown ci siamo resi conto di doveva essere non solo modificato, ma integrato, proprio perché il lockdown ha creato un disagio agli atleti ancora più professionisti di quelli amatoriali. Ci siamo trovati di fronte a una realtà completamente diversa. Nel pre-lockdown facevamo tantissima prevenzione agli infortuni e con uno screening valutativo che ci permetteva di capire quale potesse essere stata la causa dell'infortunio di questo paziente e soprattutto poi creare un modello, uno screening, oltre allo screening valutativo, un training affinché questa prevenzione potesse diventare la scelta vincente del nostro atleta. Nel post-lockdown è successo qualcosa di molto strano, cioè gli atleti professionisti erano quelli più disadattati rispetto a un atleta amatoriale e la cosa più eclatante era quello di aver perso il movimento del loro sport specifico e questo per tutte le cause che sappiamo, che abbiamo vissuto personalmente o con gli amici oppure nel nostro lavoro, dove l'isolamento, il fatto di essere stati fermi per tanto tempo per gli atleti è stato veramente un grosso danno, non allenarsi quindi ai meccanismi di forza, di rapidità, non stimolare a livello neuromotorio le loro capacità fisiche, difese immunitarie basse, date anche da un aspetto che oggi sta diventando forse quello più importante, che è anche quello psicoemozionale. A volte per alcuni di noi è sembrato di scivolare a questa situazione se non ne siamo stati forse direttamente colpiti anche da qualche lutto, ma in realtà questo isolamento ha creato veramente a livello emozionale un problema gravissimo che stiamo vivendo ancora di più a distanza. E oltretutto il problema legato all'aspetto metabolico, quindi il sovrappeso, questa sedentarietà, il fatto di rimanere magari ore a vedere Netflix della situazione e ha creato, oltre al fatto di avere poca esposizione al sole. Noi siamo fortunati, viviamo a bordo mare, questo l'abbiamo avuto un pochino meno, però in realtà con tutte anche le patologie legate proprio alla sedentarietà, all'immobilità, mal di schiena, disturbi del sonno. Cosa abbiamo deciso di fare? Come poter ripartire su quello che dovevamo lavorare, cioè quello che abbiamo riscontrato nei nostri atleti, il fatto che avessero a livello dell'apparato respiratorio, cardiovascolare, una muscolatura in disagio, perdita di peso, perdita della massa muscolare, è stata chiamata in causa tutta l'area medica, la sfera psicofisica e quella atletica. E per poter ripartire e dare di nuovo uno sprint a questa attività, dover lavorare nuovamente sulle capacità aerobiche, le capacità condizionali, lavorare sulla rapidità o meno delle fibre muscolari, lavorare su tutti i movimenti compensativi che si erano creati perché tantissimi di loro hanno lavorato in autonomia, chi ha potuto lavorare con degli spazi grandi è stato fortunato, sappiamo anche che alcuni di loro correvano di notte, ma tanti non hanno avuto la possibilità di avere grossi spazi, per cui il loro allenamento si è ridotto a essere quello magari del soggiorno di casa.
Cosa poter fare? Lavorare quindi in modo selettivo attraverso dei test di valutazione medico-psicofisico-atletici. La medicina dello sport ci supportava questo aspetto. Per gli atleti è stato fatto uno screening molto, molto dettagliato e loro sicuramente, a torto o a ragione, sono stati anche messi nella condizione di potersi valutare e testare ogni 3-4 giorni attraverso dei test serologici o tamponi, e sino ad arrivare a quello che per noi appunto è stato il nostro protocollo di valutazione reattiva, cioè con la parte fisioterapica osteopatica e funzionale. Quali sono state le conseguenze più grandi? Faccio una carrellata veloce. Abbiamo appunto detto prima, gli effetti della quarantena si sono manifestati soprattutto su dolori di schiena, blocchi articolari, mal di testa, addome gonfio, problemi del sonno. Quindi per trovare l'equilibrio abbiamo chiamato in causa la nostra nutrizionista, che ha dato dei consigli utilissimi su quello che dovevano essere le nuove strategie per togliere una tossicità di chi aveva esagerato magari con gli aperitivi con gli amici, anche solo via online, o chi era stato particolarmente sedentario. E questo quindi abbiamo chiaramente, a seconda dei pazienti che arrivavano in che condizioni erano, abbiamo perfezionato dei nostri pacchetti di valutazione, soprattutto tantissimo lavoro sulla ginnastica posturale e riequilibrio di quello che era stato perso. E per quello che riguardava la parte muscolare, chiaramente veramente una riprogrammazione a livello neuromotorio di quello che poteva essere l'elasticità, la forza, la riduzione del dolore, di quei trigger point che si erano manifestati proprio per a volte lavorare male in autonomia. Da qui è nato quello che è stato un po' il punto di forza di questi ultimi mesi, cioè quello di rielaborare il pacchetto di valutazione post-lockdown, chiamato appunto Reload, proprio per andare ad affrontare quelli che erano i 3 temi principali di questi atleti, cioè rivalutarli attraverso la valutazione fisioterapica osteopatica, che prevede uno screening di domande e di valutazioni manuali di quello che sono le condizioni dei tessuti e anche la storia clinica del paziente, quindi il primo trauma, quello della nascita, sino a tutti i traumi o problemi metabolici che l'atleta può avere. Il performance index, che ci dà dei dati veramente significativi e importanti su quello che è la condizione dell'atleta e quindi quale può essere il suo indice di infortunio o comunque di condizione di disagio fisico, e ultimo ma non meno importante, quello metabolico, perché se tutto questo non fosse anche stato contornato da una valutazione di quello che poteva essere la valutazione della loro condizione metabolica del momento, sarebbe stato fatto un lavoro solo in parte. Per cui abbiamo creato questo pacchetto Reload, dandolo anche come un messaggio, lasciatemi dire, sociale, cioè anche ad un prezzo conveniente, ma che potesse essere raggiunto da più persone possibili, non solo dagli atleti professionisti, ma soprattutto anche dagli atleti amatoriali. Ora vi mando un video attraverso il quale possiamo vedere più o meno quello che è stata le valutazioni dei nostri testimonial che abbiamo preso in considerazione.
Ok, ora passo la parola a Federico, il dottor Zunino, che lui è l'artista che ha poi fatto l'analisi dei dati, e la cosa importante è di aver messo in collegamento quello che sono i dati appunto tirati fuori dal performance index e delle altre 3 valutazioni, perché in realtà la forza di tutto questo sta proprio in questa valutazione delle 3 aree e di riuscire a metterle a confronto. Buongiorno a tutti, mi presento, sono Federico Zunino, laureato in scienze motorie, rappresento la parte della palestra, svolgo il ruolo di educatore motorio funzionale e principalmente io mi occupo appunto della parte dell'analisi dei test di valutazione e del percorso di rateizzazione di qualsiasi percorso riabilitativo affrontato soprattutto dai sportivi professionisti e non. Prima di passare all'analisi dei dati che ho raccolto, vi spiego personalmente come sono arrivato come si è accesa la lampadina per creare questo nostro pacchetto. Nel periodo del lockdown, nel primo mese, mi sono trovato personalmente con i miei colleghi a seguire i pazienti, comunque avevamo dei pazienti con delle riabilitazioni in corso, ancora aperte, interrotte dal giorno alla notte, ci siamo trovati a seguirli fisicamente in palestra sul lettino, a seguirli telefonicamente via WhatsApp, Telegram, chi più ne ha ne metta, via mail. E nonostante ciò, però, appunto, notavo personalmente una difficoltà, oltre che per i motivi di spazi e anche per questa ridotta mobilità che poi siamo stati sottoposti, ho notato una difficoltà proprio nell'essere concentrati innanzitutto sui lavori da fare, nell'arrangiarsi anche con quello che si aveva in casa, e la difficoltà di mettere su massa muscolare, di mantenere un tono, quindi nel rimanere prestanti. E questa cosa l'ho notata poi, ovviamente, piano piano le cose sono andate un po' a migliorare, quindi siamo anche ritornati a lavorare a scaglioni. E una volta rientrati mi è capitato, oltre agli ragazzi che stavo seguendo, appunto in questo caso 2 post LCA, mi sono trovato un ragazzo che conosco che ormai conosciamo da quasi 2 anni, è entrato qua per la prima volta in seguito a un infortunio muscolare e da allora poi anche annualmente comunque si prepara appunto nel prestagione qui da noi. Un ragazzo comunque un semiprofessionista, comunque un giocatore di Serie D che ha delle doti fisiche e muscolari importanti. L'ho ritrovato verso fine aprile, inizio di maggio, che era fermo anche lui da 2 mesi, e seguivo telefonicamente. Pronti via, ho deciso di fare un test isocinetico giusto un attimino per vedere se aveva mantenuto dei parametri di forza sull'arto inferiore, in questo caso, se diano degli squilibri tra estensori e flessori, e ho notato non tanto i picchi di forza che ovviamente erano scesi, quanto dei problemi di attivazione muscolare, andava a ecocontrazioni, quindi era, soprattutto a livello degli hamstring, quindi era a rischio infortuni altissimo, qualora si fosse messo a correre, a sostenere uno scafo, un cambio di direzione, proprio a livello muscolare. Mi ha fatto un FMS test, lui che ha sempre comunque mantenuto un percorso di fisiopilates e quindi anche di lavoro posturale, che ha sempre avuto una forza del core molto elevata, si è trovato in difficoltà a svolgere alcuni esercizi dell'FMS test. Quindi mi sono un attimino fermato, ho detto prima di portarlo in campo, anche se è un paziente che conosciamo già da 2 anni, iniziamo più da capo. E difatti qua si è accesa la lampadina. Se lui è così, figuriamoci il mondo dello sport che si stava per
riprendere, stava per chi per terminare la stagione, chi per iniziare quella nuova. Quindi ci si è accesa appunto questa lampadina, abbiamo elaborato un pacchetto che potesse rappresentare il nostro punto zero, dal quale ripartire con un programma di lavoro personalizzato, di ricondizionamento prima di tutto e poi appunto di prevenzione infortuni. Da qui, dopo i motivi che vi ha elencato la dottoressa Azzolezzi, la scelta dei test è ricaduta ovviamente su performance index, che mi permette appunto di avere un'analisi con dei dati precisi, elaborati comunque da un algoritmo sulla condizione dell'equilibrio, della forza del core e della forza dell'articolazione della caviglia, una valutazione nutrizionale, anche una banalissima B-approach ha aiutato per capire come stavano combinati a livello di massa muscolare e di massa grassa i nostri sportivi e non, e una valutazione osteopatica appunto per riequilibrare, per capire un attimino le strutture, come si trovavano dopo comunque questo periodo di blocco forzato. Ho svolto ad oggi una trentina di test e questi sono i dati riferiti ai primi 14. Di questi 14 performance index, 9 sono stati di atleti professionisti, come dicevo, di cui 2 al termine del loro percorso di LCA, tenete conto di questo perché ci sarà una statistica per loro, così suddivisi: 7 calciatori tra serie B, C e D, una schermitrice, un cestista di serie A2, 4 sportivi amatoriali e un calciatore del settore giovanile. Il dato eclatante è che la media percentuale del performance index svolto da questi 14 è del 48%, quindi rientravano tutti nell'area arancione, quindi era una performance sufficiente, appena sufficiente. Mentre la media del performance index svolto dai 2 sportivi post LCA che hanno continuato a svolgere per loro fortuna il percorso riabilitativo anche nel periodo del lockdown, fisicamente proprio qui al centro, era del 68%, quindi un più 20% che va a sottolineare la difficoltà di tornare prestanti, anche se non si hanno avuti problematiche articolari e muscolari, nell'immediato post-lockdown, a differenza di coloro che hanno avuto invece modo di completare la loro riabilitazione in strutture mediche o con un training mirato. Ovviamente ho sottoposto, come sapete, Performance Index va a utilizzare le 4 macchie aree, monopodalica, bipodalica, la seduta e la mobilizzazione della caviglia di Unova. Quindi sono state analizzate in sostanza 154 aree, di cui queste, la maggior parte, come si può vedere, il 44% ha indicato un training necessario, un 12 un training raccomandato, un 11 un training suggerito. Nell'analisi ovviamente poi questo è come abbiamo già spiegato nei webinar precedenti, infatti è anche un invito a rivedere chi magari sta seguendo questo e non ha seguito quello precedente. Adesso vi vado a mostrare in sostanza i dati che vengono consegnati al paziente che si presenta e che richiede l'esecuzione del pacchetto reload, quindi viene consegnato innanzitutto il grafico in percentuale e il grafico a radar con le macro aree che vanno a indicare dove vi è bisogno di intervento e dove invece vi è meno bisogno. Viene consegnata la scheda valutativa nostra osteopatica con le indicazioni del collega osteopata e infine appunto la valutazione nutrizionale col grafico della BIA. Ritornando alle nostre aree, di quel 44% delle aree rosse, come si può vedere, il 71% erano training necessari sul core, un 78% sulla forza di caviglia, che ovviamente è correlato anche magari al 42% della poca mobilità del ROM, quindi ricordiamo sempre questa sedentarietà. Poi uno sportivo in generale di per sé già ha un'articolazione tibiotarsica, pensiamo al cestista, al calciatore, al pallavolista, viene sollecitata parecchio ed è anche ad altissimo rischio infortuni, quindi è
è già un'articolazione che parte abbastanza debole. Ci mettiamo la mobilità ridotta, il periodo forzato a casa, ovviamente una statistica, questa è un dato che mi aspettavo. Così come è peggiorato ovviamente anche il reactive balance, quindi la capacità di resistere a una perturbazione. Quindi pensiamo anche al calciatore di turno di rientro senza un training specifico al primo cambio di direzione, al primo contrasto, era comunque a un rischio infortunio elevato. E queste statistiche cosa ci hanno indicato? Che appunto la sedentarietà e la ridotta attività motoria dinamica, il cambio di alimentazione, comunque anche gli stress psicofisici, hanno comportato una netta riduzione della capacità propriocettiva del nostro corpo, in particolare a livello della muscolatura profonda dell'addome e dell'articolazione della caviglia, come stavo dicendo. Quindi meno stimoli allenanti hanno accentuato dei deficit di mobilità e di forza di questi segmenti corporei, come vi dicevo, già in sofferenza durante l'attività fisica agonistica amatoriale consueta. Quindi abbiamo visto i grafici che noi rilasciamo al nostro paziente, inoltre lo completo personalmente con un documento, una proposta di training che io elaboro per dargli un training molto personalizzato in base ai risultati ottenuti. Sostanzialmente ho riportato le terapie che vengono suggerite dalla maggiore, quindi se si tratta di uno sportivo soprattutto professionista, che sia cestista, che sia un pallavolista, che sia un calciatore, suggerisco sempre comunque un test di forza isocinetica o isometrica dell'arto superiore o dell'arto inferiore per andare a riscontrare appunto degli eventuali squilibri muscolari. Posso suggerire un tot di sedute di potenziamento muscolare, qualora ci fossero dei deficit. Appunto un numero minimo indicativo è sempre attorno alle 10. Posso suggerire un rinforzo del core e dell'allungamento delle catene muscolari attraverso il nostro metodo Pilates, quindi un fisio-Pilates. Posso suggerire appunto, come dicevo, del rinforzo propriocettivo e elastodinamico della caviglia, del lavoro ovviamente propriocettivo con la Unova, utilizzando appunto i training indicati, un approfondimento della nutrizione, dei trattamenti osteopatici, per finire poi con delle sedute allora di riattivizzazione in sabbia e in campo, dell'allenamento funzionale anche per ridare un attimino un condizionamento anche aerobico prima di tornare all'attività agonistica amatoriale. E quest'estate comunque mi sono trovato a svolgere un lavoro molto più lungo, ho fatto praticamente un pre-ritiro di 2 o 3 mesi con molti ragazzi che appunto si sono presentati nel post-lockdown con una delle problematiche indicate prima. Quindi per riprendere abbiamo instaurato un lavoro durato appunto qualcosa come tra le 6 e le 8 settimane ciascuno. E la cosa eclatante era appunto che mi sono trovato anche questi 2 ragazzi famosi dell'LCA, per esempio in campo con ragazzi che si sono presentati attraverso il pacchetto Reload, e all'inizio ovviamente gli LCA erano a livello coordinativo e propriocettivo molto più avanti rispetto ai ragazzi del pacchetto Reload. Quindi la necessità del lavoro c'era, abbiamo lavorato tanto, quindi ora la stagione è cominciata un po' più tardi, quindi adesso con metà settembre ormai tutti hanno quasi ripreso i ritiri e sinceramente sono contento di aver elaborato questo pacchetto che sicuramente non sarà la panacea di tutti i mali, però sicuramente ci ha permesso di prevenire molte problematiche muscolari che si possono immaginare dall'analisi dei dati che ho riportato, e che ha permesso anche a molti sportivi di riavvicinarsi al tiro, comunque al lavoro con la squadra in condizioni di sicurezza, e avendo anche magari delle indicazioni precise, delle indicazioni su cosa lavorare di più durante l'anno, cosa di meno. Il consiglio che ho dato a tutti è, dopo comunque aver fatto questo percorso, per chi l'ha seguito dall'inizio alla fine, appunto ha visto dalle sedute di palestra, di rinforzo sino al campo,
il consiglio che ho dato a tutti è quello comunque poi di ripetere un performance index. L'ideale sarebbe la fine delle sedute, ma performance si potrà ripetere magari anche verso la pausa natalizia, poi ci sarà una pausa oppure a fine anno, per vedere e magari attraverso ripetizione del test per imbastire un altro lavoro simile per il prossimo anno. Quindi diciamo che abbiamo cercato di dare ancora più importanza all'aspetto della prevenzione, sfruttando questo momento che ci ha appunto bloccati completamente e che quindi ci ha permesso a tutti i pazienti di ripartire da zero a livello proprio fisico, muscolare, alimentare. Vi lascio, qui abbiamo una grafica di tutte le testimonianze. Volevo scusa, ritornando un secondino indietro, far notare questo, per far capire in che modo riusciamo in modo trasversale ad avere tutti i parametri di valutazione. Il 71% del core, cioè quello che è emerso da queste stabilità di questo atleta o comunque degli atleti, sicuramente ritrova un riscontro con la valutazione attraverso la via della nutrizionista che avrà trovato in questi atleti delle disfunzioni metaboliche o quell'area di grasso in più, in quell'area probabilmente dell'addome, così come la valutazione dell'osteopata avrà riscontrato probabilmente un addome in disfunzione, quindi molto infiammato se appunto l'alimentazione non è stata particolarmente corretta. Questo parametro del 71% della mancanza di controllo del core verrà, appunto, avrà una linea di contatto sia con la valutazione osteopatica che quella della nutrizionista, perché alla fine tutto questo sistema dovrà corrispondere, sia che si tratti appunto, io dico del core perché salta all'occhio in modo eclatante, ma anche eventualmente la mobilità e la forza di una caviglia con un test funzionale o valutativo fasciale dell'articolazione stessa. Ci tenevo perché mi è saltata all'occhio, adesso non mi veniva in mente.